Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, buon sabato a tutti e forza Napoli prima di cominciare. Una sorta di prepartita Napoli-Sassuolo, vedremo quali possono essere le probabili formazioni, anche se dal punto di vista del Napoli non abbiamo nemmeno la conferenza stampa di Garcia saltata per motivi logistici. Almeno queste sono le motivazioni, che uno ci voglia credere o meno, qualche indiscrezione di mercato perché non ci facciamo mancare niente e poi andiamo direttamente nella partita di domani. Al di là che oggi credo che usciranno sul canale anche i post partita dei match che si giocheranno oggi, ovviamente le partite che riesco a vedere e che mi danno spunti per poterle commentare, lo sapete, le troverete sul canale in giornata o stasera. Partiamo, prima di cominciare, ovviamente per chi non l'ha fatto iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche così restate aggiornati sui contenuti e se vi va un bel like a questo video e ancora forza Napoli. Allora, partiamo dalle indiscrezioni di mercato perché facciamo molto presto. Allora, io ho metabolizzato la situazione Veiga dopo 5-6 ore, 7 ore dal fallimento, tra virgolette, dell'acquisto. Mi tengo il Napoli che ho, Gaetano, Demme, in uscita, non in uscita. Assolutamente siamo competitivi. Comunque, al di là dell'acquisto non effettuato di Gabri Veiga, l'ho già detto in una live, l'ho già detto in un video, mi faccio solo il problema Coppa d'Africa per una lunghezza di panchina a centrocampo. Detto questo, le voci di mercato, le indiscrezioni di mercato sono Amrabat, Lo Celso e Lindstrom. Vi dico la mia su Amrabat, calciatore che non si discute, però Coppa d'Africa, stessa situazione, quindi non vai ad allungare assolutamente la panchina, perché comunque lo perdi e poi è un calciatore che a livello emotivo non riesco a decifrarlo. Se lo si riesce a mettere al centro del progetto e gli si dà la giusta importanza, Amrabat ti fa un grandissimo campionato, così come ha fatto un grandissimo mondiale. La discontinuità di questo calciatore, poca, ma c'è, arriva secondo me dal punto di vista emotivo. Il calciatore non si discute, ben venga se il Napoli dovesse piazzare il colpo, assolutamente, perché a livello di interdizione, tempi di gioco, può fare tranquillamente il vice Lobotka, ma può giocare anche al posto di Anghissà. Sarebbe un acquisto che andrebbe a migliorare ulteriormente un centrocampo del Napoli già forte. Per quanto riguarda Lo Celso, io la mia faccia dice tutto, non lo so, non sono convintissimo del calciatore di voler rinascere dopo qualche stagione sottotono. 5 milioni si dice e poi 15 milioni con diritto di riscatto. Non ho letto molto bene, ma così dovrebbe essere. Non lo so, non sono convintissimo sul calciatore e su questa sorta di ripiegamento che poi avviene sullo stesso dopo il mancato acquisto di Vega. Da questo punto di vista, se devi prendere un centrocampista tra i due, meglio Amrabat, assolutamente. Corriere dello Sport, preso con le pinze, Napoli che affonda sull'Instrom. L'affonda sull'Instrom sarebbe 5 milioni adesso, con un obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni, credo, perché comunque non credo che a meno di 25-30 milioni lo prendi l'Instrom, quindi le cifre saranno più o meno quelle, se non più alte. Fermarlo adesso per fare questo scambio poi per piazzare Lozano a gennaio nel caso non ce la si fa in questa sessione di mercato e tenere Lindstrom in stand by, assolutamente d'accordo. Vedremo se il Napoli riuscirà, attenzione, riuscirà a portare avanti queste trattative che per il momento sono esclusivamente chiacchiere. Chi dice che De Laurentiis è in continuo contatto, chi dice che De Laurentiis ha chiamato per Lindstrom, per Amrabat, lo dicono loro, lo scrivono loro, noi
a ufficialità fatta, ovviamente diremo la nostra ed entreremo più nel dettaglio nelle caratteristiche dei calciatori, eccetera, eccetera. Napoli-Sassuolo, che partita sarà? Allora, visto il Sassuolo contro l'Atalanta nella prima uscita, non posso che essere fiducioso. Le devi giocare tutte quante le partite comunque hanno tutte quante una storia a sé, però è un Napoli che in casa, mi auguro non stecchi la prima in casa e che continuiamo a fare punti, che sono partite fondamentali dove perdere qualche punto brucia molto di più che se lo perdi in uno scontro diretto, perché lo scontro diretto ti brucia al momento, dici oh, ho perso la partita con l'Inter, mi brucia assolutamente, però poi ti rendi conto che hai giocato contro una squadra alla pari, almeno a livello tecnico alla pari della tua, quindi te ne puoi fare una ragione, ma perdere punti contro squadre che al momento sembrano ancora più disorganizzate dell'anno scorso e non hanno trovato ancora un'amalgama di gioco che possa impensierire nell'arco dei 90 minuti la squadra avversaria. Così sto vedendo il Sassuolo. Comunque rientra Quara. Le formazioni dovrebbero essere queste: Meret, Di Lorenzo, Raccamani, Juan Jesus, ballottaggio Olivera, Mario Rui. Su Fantacalcio, perché ci rifacciamo alle formazioni che sono su fantacalcio.it, perché i fantallenatori possono essere un tantino più avanti con le informazioni per formazioni da schierare, eccetera, eccetera. Si parla di un 60%, 60 e 40 Olivera Mario Rui. Io mi auguro che Garcia riesca a trovare un dualismo perfetto, soprattutto tra Mario Rui e Oliveira, sulla fascia tra Politano e Raspadori, perché non credo che entri Lozano, vista la situazione. Forse lo porterà in panchina, forse in tribuna, non si sa. Comunque, Oliveira, Mario Rui 60 e 40, Anghissà, Lobotka, Zielinski non si discute. Quara, Osimhen, Politano o Raspadori. Raspadori esterno con Politano in panchina. Può essere, può assolutamente essere. Però nel caso dovesse giocare Raspadori, mi intriga la situazione perché voglio vedere se poi si effettueranno gli stessi movimenti che abbiamo fatto con la Pollo Limassol e Raspadori vada più a ridosso di Osimhen a giocare, trascurando tra virgolette la discesa sull'esterno e arrivare in fondo sulla fascia, anche perché per caratteristiche Raspadori non è così. Con questo non voglio dire che se si sposta più a ridosso di Osimhen non siamo competitivi lo stesso, assolutamente, anzi è una situazione appunto che vi ho detto mi intriga e non poco, quindi Kvaratskhelia, Osimhen, Politano o Raspadori in ballottaggio, potrebbe essere la formazione. Il Sassuolo molto probabilmente, ma non abbiamo le sicurezze. Consigli Tolian, Erlich, Viti, Vigna, Lopez, Matteus Enrique, De Frel, Bairami, Laurienté e Pinamonti. Ballottaggio almeno per quanto riguarda qui che possiamo leggere eh, tra De Frel credo Mulattieri o Berardi, perché Berardi rientra comunque tra i convocati. Può darsi pure che parta Berardi titolare, non lo so. Non lo so e ancora non ho letto niente. Fatto sta che il Napoli non può farsi scappare questi 3 punti in casa. Poi c'è la Lazio e andiamo di partita in partita. Però si è sempre detto gli scudetti, le competizioni si vincono con le piccole, tra virgolette. Il Sassuolo non è assolutamente una squadra piccola al momento, però tra qualche pezzo perso per strada in questo paio d'anni e un disordine a livello organizzativo, perché chi ha visto Sassuolo-Atalanta potrebbe darmi conferma. A livello organizzativo è un tantino disordinato per la costruzione del gioco e per come arriva sotto porta. Non è lo stesso Sassuolo al quale siamo stati abituati un po' il campionato scorso, perché è stato altalenante in 2 fasi dove ha trovato le trame di gioco e dove era completamente confuso, ma 2 anni prima
Cioè 2 anni fa il Sassuolo giocava veramente a memoria e potrebbe dar fastidio. Dionisi non è uno sprovveduto, quindi c'è da avere comunque la massima attenzione. Mi auguro che siano queste le formazioni, anche se eh, conoscendo il nostro Garcia un tantino, non escluderei qualche colpo di testa per dare qualche indizio di mercato alla società. Vedremo cosa succederà. E mi auguro che il Napoli sia psicologicamente al 2000% e che tutta questa situazione mediatica che si è creata e continua e continuerà fino al 1° settembre, quando questo benedetto mercato finirà, mi auguro che il Napoli sia completamente lucido e con la testa alla partita. Credo che sia così. Sempre Forza Napoli, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.